fenomeno che è sempre esistito, ma del quale soprattutto in questi ultimi tempi se ne parla molto. Si vuole dar voce e coraggio soprattutto a quelle persone che si sentono messe sotto pressione da altri, che vengono ridicolizzati, si sentono indifesi, impotenti. Mi sono imbattuta in un filmato che voglio riproporvi e spiegarvi, nel quale viene simulata un'operazione di bullismo, diciamo, una presa in giro costante nei confronti di un ragazzo. What'd you say? You're an idiot! You're an idiot! You're ugly! That hurts my feelings! Yeah, like I care. I'm gonna get you in trouble! Sure, short stuff. I'm taller than you! Shut up! You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care, like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes, you can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. Do you think I can stop her? No. No? All right, I'll try. Here we go. On the count of three, everyone say action. 1, 2, 3. Go ahead and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Avete visto? Due modi differenti di porsi e due comportamenti completamente differenti da parte dell'avversario. Ma se qualcuno ti prende in giro, ti dice tu sei brutta, tu sei scema, tu come ti comporti? Mi giro e me ne vado. Veramente? Perché? Perché devo ignorare la persona che mi prende in giro. Cioè sembra che te l'ho detto io, ma non è, cioè, è vero, io non ho detto niente, sto ragionando tutto da solo. Però è successo che quando siete in gruppo prendete in giro, no? Io non prendo sempre in giro, sono gli altri che lo fanno e a me non mi deve importare di quello che fanno gli altri. Però se tu sei nel gruppo con loro diventi colpevole pure tu. Se tu sei insieme al gruppo che sta facendo delle cose brutte o ridicolizzare qualcuno o anche state facendo, che ne so, un atto di vandalismo, rompere la scuola, fare qualcosa, lo sai che sei in mezzo anche tu e sei colpevole anche tu, anche solo se stavi guardando. Lo so, però io ti sto dicendo che io non andrei mai in un gruppo sciocco. Ho capito. Lo so, ma in queste situazioni sono anch'io una colpevole, vorrei dire questo. Sì, e quindi tu cosa faresti? Che se litigano, tipo che se litigano vicini, li allontano, gli dico basta litigare, lo dico alla maestra, poi sistemiamo un po' le cose così a mano capiscono che non bisogna fare questa azione brutta. Bravo, quindi lo dice alla maestra. Sì, però non sempre, perché in certe cose si può rimediare anche da soli, parlando, comunicando. Sì. O chiamando i rinforzi. Queste persone dal carattere dominante cercano di distruggere gli altri, soprattutto psicologicamente. È una continua ricerca di autorità, ok? Uno che deve dominare sull'altro, come gli animali.
quando il maschio alfa viene attaccato da altri maschi per dominare a sua volta. Se chi è attaccato risponde con la stessa cattiveria, va fuori dalla propria idea, diciamo, di essere buono, fra virgolette, passatemi il termine, e si porta al suo livello, e quindi cattiveria scaturisce cattiveria. I hate your guts. If you respond out of anger, shut up! The bully loves that. Never. I hate you. Don't care. You're hurting my feelings. That's the point, stupid. Cioè, tu lo sai che se una persona ti prende in giro e tu gli dai corda, dai, smettila, quella persona se la gode, giusto? Sì. Gli piace farti arrabbiare. E in quel caso, tu che devi fare? Come ho fatto con un mio amico che mi attirava soltanto l'attenzione, lui me lo diceva, mi diceva bla 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 bla, pum, girata, me ne sono andata con gli altri. E lui ha smesso? No, lui continuava, però bisogna lasciare stare la persona, così a mano si calma e aspetti un po' di giorni, così lei si calma e ti dice scusa per quello che ho fatto E ne fate parlate? pace. Sì, ne parliamo e facciamo pace. Perché lo fai riflettere praticamente. Sì. La tua indifferenza lo fa riflettere. Più vi arrabbiate e più incitate loro, li fate divertire, è quello che vogliono, è quello che loro desiderano, cioè farvi arrabbiare, farvi ardere, capito? C'è una cattiveria di base, ma se il povero malcapitato fosse più forte nel senso mantiene la linea di pensiero, di essere tranquillo, di non essere aggressivo, mantenendo un atteggiamento composto, non badando a ciò che l'altra persona ha da dire, si arriva a questo. I hate your guts. That's nice. You smell like body odor. You're nasty. Thanks for the information. Your face is ugly. You have a face of an angel, sweet cheeks. Ok, forse questo esempio è un po' troppo lontano dalla realtà. Ad ogni modo, se la persona bullizzata riesce a non farsi sottomettere, a non essere troppo sensibile o perlomeno a pensare che quello è soltanto un meccanismo di difesa quasi di una persona forse più debole di lui, respingerà e rifiuterà l'odio di quella persona. Come ho detto in una puntata di Only Good Vibes, è come un regalo. Quando una persona ti fa un regalo, se voi non lo accettate, il regalo rimane a quella persona. È la stessa cosa della cattiveria, della negatività. Se voi non la accettate, la respingete, rimane a quella persona e voi vi tutelate. Le persone aggressive che ti attaccano sentendo che tu, essere indifeso, come ti chiamano, non ti importa nulla, ok, di quello che stanno dicendo, si sentono delusi, non provano più piacere e ti lasciano in pace. L'ho vissuto in prima persona quando ero piccola, me lo ricordo sempre e lo ripeto sempre ai miei figli. È una cavolata, pensandoci ora, però quando ero più piccola mi dava veramente fastidio e stavo male. Mi chiamavano con un nomignolo fastidioso per me e questa cosa ricorderò sempre. Mia mamma diceva: lascia stare, non ci dar peso, vedrai che la smetteranno. E così è stato. Non li ho badati. Più io dicevo dai smettila, non mi chiamo così, più loro insistevano. La cosa importante è non preoccuparsi di quello che vi dicono. Non preoccupatevi, è molto importante perché è un gioco che loro fanno, pericoloso a volte, ma non dovete dargliela vinta, soprattutto non dovete farvi ferire i vostri sentimenti, è quello l'importante. Non dovete farvi attaccare a livello verbale, è ovvio che se qualcuno vi mette le mani addosso, comunque, allora, quando si passa alla violenza non è più bullismo, è proprio violenza fisica, ok? Il bullismo che intendo io è più proprio verbale, la classica presa in giro che però fa male, urta. Se a un ragazzo viene detto non parlare altrimenti e scatta la minaccia, nel momento stesso in cui il ragazzo ne fa parola con qualcuno, con un genitore, con un'autorità, è già salvo. Anche il fatto stesso di parlarne con qualcuno, di far uscire
le sensazioni negative e la paura è un salvarsi. Se qualcuno picchia è proprio un crimine, non è bullismo, è far del male, ok? E quando si percepisce che la vita è in pericolo proprio perché qualcuno ti minaccia, lì bisogna tutelarsi. Credo che parlarne con qualcuno è sempre una cosa positiva, esternare va benissimo e non bisogna temere nulla, perché alle volte certi fenomeni sono più grandi di noi, l'indifferenza uccide, perciò se volete allontanare qualcuno che vi dà fastidio, siate indifferenti, rimanete più alti rispetto alla cattiveria e alla brutalità che è sempre a basso livello.